Ok, abbiamo iniziato. Elena sistema la cam, così non la vedete sempre solo impostazione. Ciao Elena, siamo qui con Ciao, Gianluca. ciao. Preghiamo. Ah no. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, lo vedo, è lui. E mi fa vedere, allora si trova davanti a una serie di porte, come se fosse però tipo in una palude, però davanti a sé ci sono una serie di porte. Cioè Ok? ai piedi nell'acqua. Sì, Ok. e le porte rappresentano, diciamo, il mondo all'esterno, le opportunità della vita. E quello che Mhm. mi mostra è che ogni volta lui apre queste porte ehm, quasi come da chiedere permesso, con timidezza, quasi come se vuole essere sicuro di averne diritto, ecco. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Come te la dà? Ci vieni a vedere le porte con me? Quante sono le porte? 5. Vediamole, vediamo la prima. Dove porta questa porta? Allora, porta, diciamo, nell'ambito del lavoro, Mhm. e quando la apre c'è quello che lo aspetta di là, vedo tipo come se fosse un ufficio con le pareti tutte azzurre e c'è una scrivania che è libera per lui, ecco. Lui non lavora però, non ha un lavoro d'ufficio. No, no, diciamo che la rappresentazione. Allora, l'azzurro è un ambiente lavorativo largo, ok? No, ripetimelo, scusa, non ho Eh, sentito. L'azzurro? L'azzurro rappresenta un ambiente molto solare, molto di luce, molto allegro, molto vitale. Mhm. E la postazione sulla scrivania mi viene da dire che è il suo posto di comando. Mm. È come se Chiusa? lui, Mhm. Dimmi, dimmi. è come se lui quando arriva lì arriva ad avere il comando della sua vita lavorativa in serenità e pace. Ecco. Questa porta è chiusa? Sì, l'aveva appena socchiusa e stava chiedendo permesso. Nonostante sia la sua vita, è quasi come se lui si sente in difetto, come se dovesse chiedere permesso per vivere la sua vita, ecco. Porta numero 2. Ok, è sempre una stanza, qui invece i muri sono verdi, un verde brillante, e c'è una ragazza con i capelli neri un po' mossi, ok? Un po' anni 60, ecco, vestita e truccata stile anni 60 che gli sorride. Mhm. Ehm,
Che cos'è questa parte della vita di Gianluca? Cosa rappresenta? Lei dice, ehm, se tu... allora, ti dico le tre frasi che vedo. Una frase è mm, apri il cuore, l'altra dice eh, devi essere più mm, morbido, morbido inteso con mm, mm, meno mentale, meno eh, Inquadrato. esatto, Mhm. esatto. Mm, e l'altra dice devi essere più libero. È come se lui si approcciasse al mondo femminile Mhm. eh, seguendo un prospetto mentale ideale Mhm. che diciamo lo frena, diciamo, frena la sua spontaneità, ecco. È donna bella? Sì, sì, sì. Labbra carnose col rossetto rosso. Porta numero 3. La porta numero 3 mi fa vedere questa stanza grigia, potrebbe rappresentare un bancone di una cucina, ok? E mi fa vedere, ehm, presumo siano mamma e papà, ehm, sono uno da una parte del bancone e l'altro dall'altra, hanno tutti e due un po' il muso così un po' corrucciato e sopra c'è tipo una nuvola di pensieri scuri. Mhm. Quindi la famiglia. Sì, diciamo 4. che come la percepisce lui sì, è come la vive, ecco, in questo momento. Porta numero 4. Allora, la porta numero 4 dentro la porta numero 4, dietro la porta numero 4 c'è un modellino di aeroplano eh, mm, che ha come base, ha una base quadrata e poi ha un'asticella un po' tondeggiante che tiene l'aeroplano come se stesse prendendo il volo. Mm, In questo momento della vita rappresenta il suo sentirsi bloccato, direi, col desiderio di fuga, mi viene da dire. Sì, diciamo l'aereo è quella cosa che potrebbe, che lui prenderebbe sempre per andare lontano da tutto ciò. Quinta porta. La quinta porta è, mi dice, la porta del cuore e delle emozioni. Mi fa vedere, mm, allora, praticamente è come se cioè, c'è lui al centro con le gambe incrociate, che è all'interno di un cuore rosso e direi, penso, c'è la forma di un loto viola anche intorno, ok? Ma è come se questa parte fosse, lui e questa parte fossero inglobate in una sfera trasparente e è come se lui non riuscisse a uscire da quella sfera, no? Quindi mm, è come se tutte queste cose fossero bloccate dentro, ok? E invece all'esterno quello che lui riesce a mostrare adesso è invece molta, mi viene da dire freddezza e più razionalità. Cioè vedo una forte differenza tra la sua sensibilità che è interna, molto sensibile, e invece quello che all'esterno riesce a esprimere che è quasi l'opposto. Quindi abbiamo le 5 porte. Mhm, Abbiamo Gianluca che ci ha dato l'autorizzazione. mhm.
Abbiamo l'immagine iniziale della palude. Perché la palude? Perché Gianluca è davanti alle sue 5 porte, i suoi 5, se vogliamo, anche punti, Mhm. ed è coi piedi nell'acqua. Palude e acqua rappresenta quasi come vive lui adesso, nel senso eh, mm, è in un buio e in un spazio chiuso un po' austero, ok? Per tutti questi suoi aspetti, questa sua indecisione e insicurezza a vivere il mondo. Quindi mm, non buttarsi completamente nel mondo. Ecco, questo è come lo vedo rappresentato in questo momento, come se fosse in una palude, come se vivesse tutto in una palude. Ok. Vibrazione. 8,3 miliardi, Consapevolezza. 113, PS. 41, Vite. 1893, Cervello. 8,9, Nome PS. Riccio. Yeah. Mi fa vedere un quadrato come se fosse un quadrato, direi di filo elettrico. Mm, La PE. sì. Ma ha un nome? Quark. Nome del progetto. Abluzione. Abluzione. Che vuol dire? Allora, inumidire col nero, mi dicono. Inumidire con il nero. L'immagine è mm, una spirale che parte, diciamo, dalla testa di Gianluca, ok, e va verso l'alto, e poi da quella Mhm. spirale torna vibrazioni molto basse, che poi dalla testa si diffondono in tutto il corpo e in eterico diventa nero. In- Annerirsi potrebbe Mm, essere. mhm. Ok. Sì, la traduzione. Impianti. Allora, all'interno della testa c'è questo impianto mentale che è esattamente come si sente adesso la PE, la rappresentazione della PE, quindi un quadrato di filo elettrico e che in questo momento è acceso, e quindi è come se fosse un quadrato di LED. Mhm. A cosa serve? Mm. Allora, serve a mandare dei pensieri a Gianluca che fanno sì che lui è come se si ritraesse dalla vita, quindi quel suo accennare, ma poi farlo in punta di piedi, ok, è dato dagli impulsi che arrivano da questo impianto mentale collegato alle sue entità mentali, che fanno sì, questi pensieri, di far sì che lui non vada mai nella vita, ma entri sempre in punta di piedi, senza decisione, ecco, senza.
Senza, come se si sentisse non in diritto di, quindi come se dovesse chiedere il permesso a qualcun altro per vivere la sua vita. Mi continua a venire questa cosa. Va bene, vediamo le entità, se ci capiamo qualcosa di più. Mhm. Allora, c'è un Leonide e vedo il Leonide che è come se fosse, si stesse accordando con una figura che è una via di mezzo tra un Buddha e un genio della lampada. Una via di mezzo. Sono davanti a una scacchiera e loro stanno decidendo quali sono le sorti, quindi chi deve vincere e chi deve perdere, no? A priori. Tra Come chi? se tra, allora c'è un piccolo rettile e un grigio, ma loro decidono a priori chi deve vincere, cioè come se il gioco non fosse un gioco, ma fosse un finto gioco, no? Quindi una partita truccata. Ecco. Tra le Sì, tra interferenze le di interferenze. Gianluca. Quindi ci sia anche un rettile che è un grigio. Vabbè. Sì, sì, sì. Due pezzi piccoli, Mm. pesi minimi. Pesi minimi che fanno finta di giocare una partita che è già decisa a tavolino da questo Buddha genio e Leonide. Poi? Poi c'è un uomo del tempo e mi fa vedere che usa tipo come se fosse un filo collegamento ad altre vite di Gianluca. Questa cosa la vedo già prima quando ci raccontava i punti. È come se l'uomo del tempo ogni tanto per mantenere Gianluca in questo loop gli mandasse degli input che arrivano da altre sue vite, da altre cose che è come se la PS pensa di aver lasciato in sospeso. Ecco. Mm? E Confondendolo. sì, esatto. E c'è questo Poi? uomo del tempo che fa questa cosa e poi c'è una mantide. Entità mentali. Allora, c'è un'entità mentale di livello 3, che la chiamerei proprio punta di piedi, è quella che gli fa bussare alle porte della sua vita ogni volta. In punta di piedi. Mm. Sì. E poi c'è un'entità mentale di livello 5, che è quella che invece, allora, è come se ci fosse un tavolo e gli mischia le carte, tra virgolette, gli mischia le cose che potrebbero, diciamo, le possibilità e le esperienze che potrebbero portare Gianluca verso il suo benessere, no? Quindi gliele mette in ordine sparso insieme a quelle che invece sono limitanti, in Che maniera livello tale che questo? 5, in maniera tale che lui non le trovi. Ok, poi? Basta, Allora, gli impianti ne abbiamo visto uno. solo quello Sono mentale. solo quello. Poi, no, poi ha, che parte dalle costole queste qua in alto, ok, verso il centro del corpo ci sono due fili che è come se fossero due piombini, ok, che è come in eterico è come se lo considerassero un burattino, ok, che se va oltre alla posizione dove deve andare, con questi piombini lo rimettono al suo posto. Se facesse questo lavoro qua, mettono dove Mhm. dicono Poi?
E poi vedo più che impianti, sono come se fossero dei canali creati in eterico dentro l'occhio, un po' indietro, ok? E quando sì, durante le abduction utilizzano questi canali per prendere le informazioni e per rimandargliele. Probabilmente sono i canali dove è collegata quella specie di spirale che ho visto prima. Va bene, Elena, un po' di domande spot. Causa Mhm, esoterica dell'acne. Nonostante mai sia un giovane uomo, mhm. nonostante abbia già provato diverse diete tattiche, tra cui la vegana, non ha accennato ad abbassarsi questo problema. Sì, allora collegato a quelle interferenze, a quelle interferenze che fanno sì che lui vada in punta di piedi, ok? Quindi Mm. eh, tutte le volte che lui si muove verso la vita, parte questa incertezza e questo dover chiedere il permesso. E questo fa sì che è come se la sensazione fosse io devo metterci la faccia, ma chissà se posso. Ok, e alla fine come reazione viene fuori l'acne. Quindi entità mentale numero 3. Mhm. Causa esoterica di tutta di vicende amorose, sempre un po' alti e bassi, donne più grandi di lui e straniere. Sì, c'è sempre un po', anche qua metterei tutte e due le entità mentali, sia la 3 che la 5, la 3 ovviamente per il suo solito punta di piedi e la 5 perché confonde le carte, ok? E in più vedo anche l'azione dell'uomo del tempo, che è come se lui, se ogni volta che lui è pronto a vivere una storia costruttiva ed evolutiva per lui, dove riesce a lasciarsi andare, intervengono queste due entità mentali e l'uomo del tempo con un canale aperto di un'altra vita, dove vedo che è tipo come se fosse, deve chiudere quel cerchio lì, dove c'è stata una grossa incomprensione con una donna in quella vita, ok? Dove per una sua azione fatta in un momento sbagliato, con un'intenzione sbagliata, ha fatto crollare tutto quello che avevano costruito e lui è rimasto solo. Ok, con la donna di turno. Sì. Diciamo che quella di adesso si chiama Anna, nome di fantasia. Mm? In questo momento Anna gli è stata mandata dall'uomo del tempo poiché c'è una vita precedente in cui c'è ovviamente un qualcosa di irrisolto, cosa che praticamente succede nel Sì, 99% dei casi esatto. delle vite precedenti, quindi Mhm. non una perfetta sconosciuta, ma solo una con cui lui possa sentire una sintonia ancestrale, Sì, una sintonia antica. esatto, esatto. Questa attuale è una fiamma o un'anima gemella? Io direi anima gemella di quinto livello, molto molto affini, eh. Potrebbe diventare la fiamma. Quando tu l'hai detto è arrivata in un attimo e si è proprio attaccata, le due pièce si sono attaccate molto una all'altra. Cos'è successo però? Mm. Questo è un errore dell'uomo del tempo, che non presenta, non dovrebbe presentare quella che potrebbe diventare una fiamma, dovrebbe presentare una donna magari molto bella, molto affascinante, ma non vicina animicamente al soggetto Gianluca. Allora, la PS qua è riuscita a dare degli input, dei messaggi a Gianluca rispetto alla sua consapevolezza e il suo risveglio, mi viene da dire, ok? In Mm? maniera tale che lui si riaccorgesse di questa ragazza che aveva già conosciuto tempo fa,
ok? Che si potessero riavvicinare di nuovo, ok? Mm? Mm, quindi è riuscito a contrastare l'uomo del tempo, questa azione, questa volta. Adesso sta a lui, a Gianluca, a riuscire a continuare a contrastare l'uomo del tempo, lavorando su di sé, ecco. Quindi il primo passo è riuscito la PS è riuscita a farglielo fare a Gianluca, ok? Quindi avvicinarsi a quest'anima affine. Causa esoterica dell'aggressività in ambito sentimentale, che secondo lui è causa del non portare a casa grossi risultati. Sì, sempre allora, molto l'azione dell'uomo del tempo, che lo fa reagire in questa maniera, quasi come se vedo come se fosse una reazione, come posso dirti, in eterico è come se la vedessi non sua, nel senso ehm, attivata dall'uomo del tempo, anche lì presa da quella vita là, ok? E rimessa nella memoria di Gianluca in quel momento, Mm? come se Gianluca ripetesse un comportamento che era familiare a lui, ma non in questa vita, in un'altra. E quindi è come se fosse la difesa, come se fosse una difesa. Qua parte tutta la parte di sentirsi non adeguato e quindi come difesa per non essere so- sovrastato dal sentimento e dalla potenza dell'altra persona, cioè vedo proprio in eterico, no? Un'ipotetica donna che è molto attaccata a lui, no? Mi viene da dire in generale, che porta tutto il suo amore verso Gianluca, ok? Per lui è troppo, non sa come gestirlo, pensa di non essere in grado di gestirlo e l'unico modo che trova per limitare questa cosa è essere d'impatto e aggressivo. Ma è un'azione che è come se non fosse sua, è come se fosse il ricordo di un'altra vita. Sempre quell'uomo del tempo lì che la prende sempre da là. Autostima altalenante. E direi l'entità mentale di livello 3 insieme alla 5 che gli confonde le carte, però principalmente la 3. Incertezza sul lavoro, si domanda, lui lavora col padre, si domanda se non sia il caso di fare altro E- e se il lavoro che fa col padre sia piuttosto un voler aiutare il padre. Allora, c'è l'entità mentale di livello 5 che le fa credere delle cose, cioè mischia tutte le carte, no? Quindi tutti i pensieri gli arrivano alla testa tutti assieme, quindi sia che può non essere il suo lavoro, sia che lo fa solo per aiutare il padre, ok? È come se gli facesse mettere l'energia su quei pensieri lì, ok? Tenendo le vibrazioni a quel livello lì, facendo in modo che non possa prestare attenzione a sentire veramente quello che lo porterebbe verso il suo benessere, quindi il lavoro che lo porterebbe verso il suo benessere. E qual è? Lo stesso che fa, ma in maniera indipendente. Esatto, bravo. Essere nel pensiero. Sì. Va bene, cinema, padre, la madre, Mhm. tutta la famiglia. Adesso non ci ha spiegato se ha fratelli, sorelle, Una sorella sicuro diceva. sorella. Mhm. Tu dimmi chi vedi arrivare. Allora, in prima fila vedo un ragazzo e una ragazza. La ragazza mi sembra proprio... La fidanzata. sì. Mhm. La vedo illuminata, sorridente, molto come se emanasse un raggio di luce nella sua direzione. E poi c'è un ragazzo che probabilmente è il suo amico, forse è l'amico che ha nominato. Ah, mhm. Mhm.
Mhm. Quello del tatuaggio, Mm. giusto? Sì. Ok. In quarta fila ci sono papà, mamma e la sorella. Sono tutti un po' tipo imbronciati, così, seri, ma è semplicemente la rappresentazione di come loro vivono la vita, mi viene da dire. Quindi sono stati invitati da Gianluca, vengono volentieri, nel senso contenti di ascoltare quello che Gianluca vuole fargli vedere e sentire, partendo con il loro solito atteggiamento di vita, ecco. Quindi seri col bronzo. Ok, io non direi il significato del tuo tatuaggio, o posso dirlo, Gianluca? No, non lo diciamo. Ehm, C'è un tatuaggio che ha una scritta, questa scritta è in dialetto e il dialetto vuol dire una certa cosa. E lui l'ha fatta con l'amico, insieme all'amico, anche lui ce l'ha? Anche l'amico ce l'ha. Ok, hanno lo stesso tatuaggio. Vite precedenti, causa esoterica, cosa succede? È singolare questa parola, purtroppo non possiamo dirla, ma niente di che, è un nomignolo. Sì, allora, la cosa principale che mi spicca che ho visto in eterico è come se le due PS in questa vita avessero deciso di ehm, cucire insieme una parte della loro esistenza. Mm. Dell'abito vita. Esatto. Mm. Perché? Per fare esperienza, perché per far sì che possano vivere serenamente entrambi e arrivare entrambi a trovare la serenità e vivere singolarmente senza dover essere cuciti all'altro. Non so se sono stata chiara. In altre Lucio? Ah, vite. ok, ci sei. Cosa Non sono ti stati sentivo in più. altre vite? Ah, che strano. Eh, T'ho sentito per un attimo. Cosa mi hai chiesto? Non ho sentito la domanda. Cosa sono stati in altre vite? Mi fanno vedere un treno, lavoravano per- per le ferrovie, mi viene da dire, Germania, nord della Germania. I primi treni a vapore, tutti e due macchinisti, quelli che mettevano il carbone dentro la macchina mentre andava. Poi? Allora, uno dei due abbastanza giovane, diciamo un po' affaticato e trascinato dalla vita. Lui o Diciamo l'altro? l'altro, più che altro per la situazione di vita che aveva, oltre ad avere un lavoro pesante, aveva una storia familiare anche abbastanza faticosa, eh, quindi abbastanza stressato anche da quel punto di vista. Mm. Troppo carico della famiglia, troppo carico. Vedo che allora aveva un figlio e una moglie e la moglie dopo che è nato il figlio ha iniziato a diventare apatica e depressa e lui si è dovuto fare carico di tutto, moglie, figlio, lavoro ed è morto abbastanza giovane. Ok, in Proprio. questa vita. Mhm. Mm, Scusa, dicevi proprio. E invece lui era al contrario, lui era molto solare, molto vitale, riusciva a mantenersi molto in forze, molto in salute e sano, ok? Quindi sono stati separati. Ok, diamo uno spunto sul discorso anima gemella, no? O Mhm, anima affine. Non è detto che ci sia un'attrazione, cioè può essere anche un amico, un'anima gemella. È mhm. questo il caso? Sì, c'è anche qui un'anima gemella, sì, sono anche qui anime gemelle. Che livello? Adesso si sono cuciti 5 per paura di essere separati come là.
Io non so perché sta cosa la vedevo prima di chiedertela, e quindi io ti faccio le verifiche, Mm, ma non ti dico sì sono o non sono, e vedevo 5 proprio. mm, Quindi importante questa cosa. Ho mm, capito, però questo discorso delle anime gemelle in un'amicizia, no? Gianluca è eterosessuale, quindi il suo amico mm. anche, ipotizziamo, quindi non c'è niente. Che cosa significa? Cos'è? Una nuova tipo di anima gemella o è sempre e solo la stessa cosa? Allora, l'anima gemella, io vedo questa differenza, cioè la Sottolinea vedo, un'affinità. sì, esatto. Mm, La fiamma invece c'è anche tutta l'altra unione, cioè diventa una cosa unica, ma può essere solo tra partner. Almeno quello che io finora ho visto è questa cosa qua. ok. Ok. In eterico, la PS dell'amico vuole dire qualcosa all'amico? Sì, Gianluca gli farà vedere la sessione. O a Gianluca. Mm. Allora, la PS dell'amico all'amico vuole dire il cerchio riesci a chiuderlo anche da te, nel senso arriverai, stai tranquillo che arriverai a trovare eh, la logica e il senso di chiudere il cerchio della vita, no? Del significato di alcune cose che sente col punto di domanda, diciamo, no? Mm. Ok, riuscirà a ehm, arrivare a un dunque, a una chiusura appunto del cerchio anche contando su di sé, senza sempre doversi appoggiare a qualcun altro e in questo caso si sente molto tranquillo e molto sereno ad affidarsi a Gianluca. E quindi la PS gli dice proprio, mm, ti darò degli spunti per arrivare a chiudere il cerchio per tuo conto. Sì, Sì, invece a Gianluca, la PS dell'amico, gli vuole dire grazie, grazie per essere stata d'accordo ad aiutarla nella sua crescita e nella sua evoluzione. e nella sua evoluzione. Ok, causa esoterica del fumo. Allora, l'entità, allora, è come se io vedessi che ti dico questa immagine. Allora, ci sono le due entità mentali, ok, come se fossero due mm, parallelepipedi in piedi, ok? Quella di livello 3, poi quella di livello 5 un po' più alta. E qua a sinistra ci sono tutte le entità eteriche, ok? Che insieme si agiscono la loro forza ed è come se cucissero dei punti. Quindi mi fa vedere che è come se ogni sigaretta cucisse i punti della loro azione insieme a quella delle entità mentali. E quindi è come se ogni volta che lui fuma una sigaretta rafforza la collaborazione tra le entità eteriche e le entità mentali per tenerlo interferito. Mm, È proprio chiara questa cosa. Ok, questo scomparirà. L'entità mentale e l'entità eterica alla fine sessione non ci saranno più. Mm? Cosa potrebbe spingerlo ancora a fumare? Il mentale? L'abitudine? Sì, l'abitudine, il ricordo che mm, la sigaretta lo faccia stare bene. Spesso poi, spesso è più che la sensazione fisica di benessere che secondo me non c'è proprio, è proprio
il significato che dai a quel momento della sigaretta, ecco, mi Mhm. viene da La dire, no? pausa e quindi sto bene, sto Esatto, rilassato. come se Non fosse la... la scusa per che ti prendi un momento per te. Diciamo che è Mhm, un... mhm. mm. Dov'è risiede questo pericolo, questa abitudine? Allora, potrei dirti eh, nel suo caso, poi dovremmo vedere se in tutti i casi è così, ma nel suo caso io lo vedo nell'emisfero destro, verso dietro l'occipite, sì, dietro l'occipite vicino alla scissura dei due emisferi. C'è proprio una zona, Corpo calloso? no, un po', no, no, vicino al corpo calloso, sull'emisfero destro, però sì, Ok. lì vicino, a livello occipitale. Causa esoterica del suo essersi una volta cinivaccato. La causa fisica la sappiamo, la madre, Mm. è causa esoterica e guarda se questo è un cini, visto che è una prima dose, pulito, cioè, senza nulla dentro, placebo. Allora, ti dico quello che vedo. Allora, quello che vedo è che anche qua, ehm, diciamo, la causa esoterica è che la PS gli ha messo la prova, questa prova, diciamo, che forse per lui è più preponderante rispetto ad altre, no? Dell'insistenza della mamma, quindi l'importanza che ha la mamma, no? Mhm, A cui lui non è riuscito, che non è riuscito a contrastare, quindi questo suo non sentirsi libero di vivere la sua vita e quindi a furia di bussare a un certo punto non ha proprio aperto la porta ed è rimasto al suo posto e ha fatto quello che gli è stato detto di fare. Ok, quindi qui le due entità mentali le vedo molto, che hanno agito molto, mhm, quindi confusione delle scelte e non busso neanche la porta, cioè ci provo, poi dopo vedo che non si apre, me ne sto nella mia palude, e mhm. faccio quello che mi è stato chiesto di fare. Eh, la conseguenza, vedo un pochino la sua PS sofferente, un pochino. È un Sì, la cini cosa. vero, un cinivac vero. Allora, secondo me è un Cinevac vero. Quello che vedo sempre è che è come se nel primo ci fosse solo il preambolo di quello che poi hanno messo dal secondo in poi. Quindi è come se ci fosse una parte che dà fastidio, ma non può agire nella sua completezza perché è come se mancassero dei pezzi. Mhm, E invece nelle persone che hanno due Cinivac o più, già con due, tipo i nanorobot li vedo già completi e che girano. E invece a lui è come se vedessi una specie di cilindro piccolino, inerte però, che gira, sangue ma è Ah, inerte. per funzionare deve essere un puzzle completo, lui ha la metà dei pezzi. Esatto, Per cui è vero, ha la metà dei pezzi di un puzzle rimane lì, sì. tifoso, rimane lì, Sì. ma non si attiva, perché Mm, finché non vediamo tutta la forma del puzzle e l'immagine che rappresenta, non possiamo dire che sono dei gattini, sono dei leopardi, è un mm, leopardo, o non so, la esatto. savana, o Mm, un albero, si capisce una cosa, ma non tutto. Vabbè. mm, 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 mm. Beh, buono, bene, una volta tanto. Eh. Causa esoterica dei litigi con i membri della famiglia, soprattutto la sorella. Allora, la sorella la vedo molto in difficoltà rispetto a lui, nel senso è come se, nonostante lui non lo veda, ma è come se lei lo vedesse molto forte, molto, mh,
più in alto rispetto a lei. E quindi è come se mh, cercasse dentro di sé di fare uguale, tra virgolette, e non potendolo fare, è come se si sentisse in difetto e quindi quello che mi viene da dire è che lo attacca per cercare che lui vada, si abbassi di livello rispetto a lei, che vada in difetto anche lui, mi viene da dire. Quello che vedo in eterico. Mm. Ok. E cosa fa? Qui di conseguenza segue esattamente la modalità di vita che hanno i genitori, che è l'opposto di quella di Gianluca, ci diceva prima. È nel cinema la sorella? Sì, sì, è vicino ai genitori con lo stesso atteggiamento di vita dei genitori, così col brucio e... Cosa sono venuti a fare nel cinema se hanno il broncio? Allora, il broncio rappresenta semplicemente come loro vivono, il loro stile di vita, tra virgolette. Ok? Ma da bravi genitori sono contenti, mm, cioè, si sentono contenti, è la parola sbagliata perché non vedo che utilizzano l'emozione con i figli, mi viene da dire, ma usano semplicemente molto il mentale, quindi fanno quello che si deve fare e anche stavolta fanno quello che si deve fare, quindi ascoltare una richiesta del figlio. Mm. Quindi non è che non vogliono, ma no, cioè non c'è emozione, lo fanno perché si deve fare come tutte le altre cose. Va bene, attenzione sui genitori perché chiamiamo adesso i nonni di Gianluca come disincarnati, quindi i genitori di lui, il papà, e i genitori di lei, la mamma. Allora, vengono a coppie e si mettono uno di fronte all'altra, le coppie, con uno sguardo come se dovessero fare un duello. Non hanno le pistole né niente, ma gli sguardi sono come se dovessero fare un duello. Quindi, chi, diciamo, chi è più bravo qual è la coppia più brava delle due? Vabbè, Il Vic presente. subito perché Così. anche no. Vic subito a tutti e quattro in modo che diventino un po' più saggi e lasciano un messaggio tutti e quattro a Gianluca. Sì, non so come mai, ma vogliono dire la mamma paterna vuole dire a Gianluca che finché rimane incastrato in questo circolo vizioso di lavoro e vita con la famiglia, a livello economico rimarrà eh, sempre, diciamo, tirato, ok? E si troverà in questo loop di dover rimanere sempre con loro, sia a livello lavorativo che in famiglia. E quindi Questa nonna è la madre di lui? del papà, Ok. Quindi lo sa bene? sì, Perché lo dice? Perché lo sa bene. perché dice che suo marito, che a suo marito è stato fatto lo stesso. E quindi l'hanno fatto al figlio. No, 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 al papà di suo papà è stato fatto, quindi il bisnonno di Gianluca l'ha fatto col nonno. Mhm. E perché suo figlio lo sta facendo con Gianluca. È come se ci fosse, mi fa vedere un ponte, allora mi fa vedere che dietro al nonno di Gianluca c'è il bisnonno di Gianluca che è un po' più su, rimane un po' più su e c'è come una sticella di metallo che è come se fosse un ponte che si collega al papà di Gianluca. È come se Mm. il nonno gliel'avesse insegnato. Il nonno paterno cosa dice?
La nonna ha ragione. La nonna o il nonno materno? Allora, nonno materno dice questa parola che non so cosa voglia dire. Tasin e intanto lo accarezza dalla testa sotto il mento. Tasin. Mm. Vuol dire qualcosa Gianluca? Tasin? Tasin? Vasin? Vesin? Carino? Ah, Piccolino? mm. No, chiedo, non so. Ma si sta rivolgendo in maniera carina o si sta Sì, rivolgendo in sì, maniera... no, no, proprio in maniera carina, gli fa come se lo facesse sempre, come se avesse avuto malinconia e rivederlo gli fa piacere, ecco. E invece la nonna, anche se mi sembra che lui non li abbia più mai conosciuti, però non so, la nonna gli dà un abbraccio. Abbraccio. Va bene, chiamiamo tutti i disincarnati delle generazioni di Gianluca e li facciamo entrare nel portale aureo insieme ai quattro nonni. Sono 97. 97. Mm. Ok, li salutiamo. Ok. Cosa vuole fare Gianluca? Venite con me verso il cluster. Andiamo con lui. Sì, l'entrata è particolare. È come se fosse tipo un cerchio che gira viola in una parete, è molto strano, come se fosse una parete che gira così con un cerchio dove si entra e il cluster è nella palude, dove era prima. E i contratti come li vedi? Delle stalattiti. Delle stalattiti. Mm. Bene, che cosa vuole fare Gianluca di tutto Ha questo? aperto il portale definitivo. Come l'ha aperto? Con le mani? Col Sì, così, pensiero? ha fatto così. Mhm. Lo vedi deciso? Lo vedi perché si fa così perché si fa così? Lo vedi un po' come, no? I genitori? Perché si fa così? Lo vedi perché glielo Allora, stai mi facendo dice, vedere? no, no, mi dice, ho imparato dalle sessioni e io lo faccio. E quindi ho riconosciuto quel posto come cluster dove posso togliere tutti i miei contratti e quindi e poi il portale definitivo, dicevo, mi è venuto da farlo con la mano e l'ho fatto così. Bene, via tutto. E vediamo se con la stessa naturalezza crea un ad eternum, a sigillo della situazione. Mhm. Ad Eternum crea come se fosse un cristallo da terra verso l'alto che emana l'energia in tutto il cluster. Uno solo. Sì, che poi emana energia in tutto il cluster. Va bene. Ehm, Avatar.
si presenta come un soggetto dei Ku Klux Klan su un cavallo. Perché? Questo Spaventare. aspetto? Prova a Mm? spaventare. Prova a spaventarci. Ok, togliamogli il cappuccio. Ha fatto un urlo di spavento, di paura. Gli abbiamo tolto il cappuccio. Ha cercato di spaventare noi e si è spaventato da solo. Mm. Come hai fatto sotto? Ehm, allora, come se fosse una persona senza capelli, ma trasparente. Mhm. Si vedono solo gli occhi, il resto è tutto trasparente. Lo teniamo? No, Lo vuole buttare Gianluca, è sicuro? sì, sì, è aperto il portale definitivo. Attenzione perché se lo butta, poi lui ha il controllo della sua vita. Vuole avere il controllo della sua vita Eh o sì, vuole demandare tutto all'avatar, ai uomini del tempo? dice, non È vedo più l'ora. comodo. È più comodo, potrebbe sembrare più comodo, dice, ma sono stufo, voglio fare quello che voglia di fare. Sentivo bloccato. Va bene, via tutto allora. Nuovo cristallo ad eternum anche qua. Mhm. Adesso Con si è questa proprio. condizione, ok. Mhm. Ehm, il progetto annerirsi, abluzione, diciamo annerirsi, Mm. le entità eteriche, le entità mentali, gli impianti, tutto questo c'è ancora. No, Ok, le condizioni per continuare a smettere di fumare ci sono ancora? le condizioni per smettere di fumare? Sì, cioè, ci sono le condizioni per smettere di fumare. Ok, le condizioni per veder scomparire l'acne ci sono? Sì, Ok. Ma non è scomparso l'acne. Ecco, qual è? Ma continua a fumare. Qual è l'elemento su cui noi non possiamo lavorare e su cui Gianluca, se vuole, deve lavorare, per esempio, su questi due aspetti, se vuole che questi due aspetti della sua vita cambino. allora, due cose sono arrivate subito. Allora, prima non attaccarsi ai ricordi, quindi se arriva un ricordo Quanto è bello fumare. cambiare subito, quindi magari trovare una strategia per fare qualcosa subito, immediato, anche una piccola cosa che lo distragga dal ricordo. Ok, mi è venuta questa cosa qua. Mhm. E fumo e ok. Acne. E, e l'altra cosa è proprio invece non dargli energia, quindi eh, oddio se cioè, la troppa attenzione a focalizzarsi e a non farlo tornare a non andare nel pensiero fa sì che dà energia invece a quei pensieri vecchi, ok? Quindi anche Mm? questa cosa non è da fare. Quindi diciamo vivere nel qui e ora in maniera fluida, ok? Senza pensare. Magari può trovare delle strategie per far sì che non le venga il ricordo. Mm, non lo so, mi viene in mente magari per l'acne evitare gli specchi, può magari toglierli se alcuni se può per un Mhm. certo periodo. Per un periodo. Mhm. Mm, no, Per sì. dimenticarsi di avere l'acne. Esatto. Mhm. Ok, Quindi, gli ricordiamo in eterico a Gianluca chi è Dio. Lui già lo sa. Come mhm. te lo mostra questo aspetto? Allora, quando
tu hai chiesto chi è Dio, lui praticamente in eterico era come se fosse un'enorme sfera di energia azzurra-blu, ok, e pulsava verso l'esterno. Che vuol dire? Vuol dire, allora, quello che mi è arrivato è che si vedeva proprio la forza sua rispetto a prima, quindi la forza di essere centrato nella sua energia, ok? E questo espandere l'energia verso l'esterno è proprio portare la sua energia verso l'esterno e quindi creare la sua realtà. È lui. Sì. Siamo sicuri che non è quello che ci indica il Papa? Oh, no. Siamo sicuri che non sia quello che ci indicano altre religioni? No, lo dice proprio anche Gianluca, dice, "Mm." Cioè non gli Fa torna quella faccia proprio. lì? Sì, quella faccia lì. E la realtà sta sghignazzando allegramente. Va bene, nuova frequenza. 197 miliardi, Nuova consapevolezza. 179, PS. 63, Vite. 1345, Cervello. Percentuale di 9.6, 9.6. 6. Ok, messaggio finale di Gianluca a se stesso. Allora, mi fa vedere quello che Gianluca da ora in poi deve fare, quindi in eterico. Allora, prima fa vedere questa immagine, quindi girare su se stesso per creare la sua energia, la sua realtà. Mm? E sentire la sua vibrazione e la sua energia. Questo, diciamo, concretizzato, lo può fare proprio, sì, seguendo tipo quello che lui ha imparato finora, no, a livello spirituale, no, che ci raccontava prima. Ok, può unirlo a una qualche attività fisica. Ehm, mi fa vedere un'attività tipo con un movimento ripetitivo. Non lo so adesso lui dove vive, se ha la possibilità, però mi viene tipo un gesto che mi fa vedere è tipo tagliare la legna con l'accetta, no? Quindi per là. Oppure una sequenza con la terra, tipo seminare qualcosa dove devi seminarlo un po' alla volta con una certa sequenza, oppure mi faceva vedere un'attività tipo yoga dinamico o il tai chi. Queste quattro cose qua, mi ha fatto vedere proprio queste immagini. Non so se Mhm. sono. Ma questo cosa... Questo serve per far sì che lui inizi a sentire bene le sue vibrazioni e inizi a centrarsi in sé, quindi sempre di più a sentire come funziona lui e come funzionano le sue vibrazioni, ok? Per riconoscerle da quelle degli altri, per tenere fuori quelle degli altri e per poi utilizzarle all'esterno per creare la sua realtà. Messaggio finale a se stesso. Con la forza di oggi potrai irrompere nel mondo con il sorriso, la felicità e la serenità in volto. Messaggio a qualcuno, uno o tutti, qualcuni del cinema. A sua scelta.
è questo. Mi fa vedere l'immagine e poi me la traduce in parole. Quindi lui che come prima gira, ok? Ma gira a un'altezza molto superiore, cioè sopra le loro teste. Questo significa che con l'energia di oggi e la pulizia di oggi lui può vivere, può imparare a vivere in maniera neutra rispetto a quello che la sua famiglia desidera per loro e per lui. Mhm. Ok, quindi essere più distaccato dalla loro irruenza e dal loro spingere. Ok, e vedo che comunque sarebbe, verrà abbastanza naturale perché vedo che se lui rimane con questa centratura di oggi, con quello che abbiamo fatto oggi, nel breve tempo riuscirà a diventare autonomo e trovarsi una casa tutta sua. E la fiamma esiste? Vedo che è molto, molto eh, proiettato verso questa ragazza e anche lei molto proiettata verso di lui, quindi come se al momento delle fiamme grezze sono come se fossero messe, Da diciamo, parte. archiviate Quindi per il non è lei momento. né una Però grezza né una fiamma. non è ancora fiamma, ma questo legame come anima gemella di quinto livello molto vicini, direi superior, eh, è, è come se loro puntassero a diventare fiamme, ecco, tutti e due concentrati a diventare fiamme. Va bene. Eterico. Lui come lo vedi? Ancora con delle interferenze, degli impianti, dei No, 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 progetti? no, 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 no. Adesso vedo lui con la sua PS molto, che prende molto spazio, ok? E poi è come se avesse due ali di farfalla trasparenti di tutti i colori, tendenzialmente però più sul viola verde, no? Però trasparenti che sono cangianti. Mm. Perché? Perché è pronto a prendere il volo, è più leggero, è più leggiadro, si sente pronto a volare verso la vita, quindi in maniera più easy. Benissimo. Abbiamo Mm. finito, Elena. Mhm.